Quest'oggi andremo a visitare lo stato più piccolo al mondo, luogo in cui sono custodite più di 70.000 opere. Benvenuti in Vaticano. Per raggiungere la città del Vaticano, dal centro di Roma, un eventuale intervento divino non dovrebbe essere disdegnato. Che il traffico sia alquanto selvaggio nella capitale non credo sia proprio un segreto. Tuttavia, in poco più di mezz'ora, sia in auto che con i mezzi pubblici, si riesce a raggiungere la Santa Sede. Consiglio vivamente di andare coi mezzi pubblici, visto i vistosi problemi di parcheggio che altrimenti avreste. Raggiunto l'obiettivo, vi consiglio di accelerare il passo. Vedete tutte quelle persone che sono scese alla fermata con voi? Bene, la maggior parte di essi vorranno vedere le vostre stesse cose. Questo significa lunghi tempi di attesa. Consiglio di dedicare un giorno specifico al Vaticano e andarci la mattina presto per evitare tempi di attesa. Arrivati a San Pietro si resterà estasiati. La costruzione della basilica risale al IV secolo per volere dell'imperatore Costantino e ci vollero più di 1300 anni prima di acquisire l'aspetto che oggi possiamo ammirare. Potrete facilmente immaginare che per decorare questo santo luogo di pellegrinaggio vennero ingaggiati i nomi più importanti dell'arte. A motivo di ciò dobbiamo ringraziare personalità come il Bernini, Michelangelo, Raffaello, Bramante, Antonio Sangallo e Giotto. La basilica è certamente uno degli edifici più grandi al mondo, è la più grande basilica papale mai costruita. Prima di goderci l'interno della basilica il percorso prevede la facoltativa salita nel famosissimo cupolone. A mio avviso un qualcosa da non perdersi, seppur non adatto proprio a tutti. L'ascensore risparmia solo parte della salita, ma non tutti gli scalini. Insomma, si faticherà un pochino. Il percorso è tortuoso, ma la vista alla fine è ben ricompensata. Non voglio dire come il poeta Marco Anneo Lucano Roma Caput Mundi, ma posso affermare San Pietro Caput Roma. Tra le opere che questa monumentale opera conserva, impossibile non citare la Pietà di Michelangelo, un'opera di magnifica purezza, creata da un appena 24enne Michelangelo Buonarroti. L'opera, famosa in tutto il mondo, ritrae Maria distrutta dal dolore con in braccio il corpo senza vita del Cristo appena deposto dalla croce. Un'opera in marmo capace di comunicare comunque immensa umanità. Certo, per motivi di sicurezza è posta un po' distante, ma rimane comunque esaltante. Ma la Pietà di Michelangelo non è l'unica meraviglia. In una delle nicchie potrete ammirare la trasfigurazione di Raffaello, o per meglio dire una copia, visto che l'originale è custodita nella Pinacoteca Vaticana. L'opera estremamente dinamica e emotiva raffigura la resurrezione di Lazzaro, spettacolare. Varie sono le opere che si potrebbero citare, visto che ogni angolo della basilica è finemente decorato, ma vorrei concludere questa disamina con la cattedra di San Pietro del Bernini. Un'opera davvero di magnifica fattura, raffigurante i 4 dottori della Chiesa che sorreggono questa struttura lignea, dove sopra flutta la colomba dello Spirito Santo, su di una finestra di alabastro, un incanto indescrivibile. La Basilica di San Pietro, anche se spogliata dall'aspetto devozionale, rimane un'opera estremamente emozionante, vista la quantità di meraviglie che essa contiene. Usciti da San Pietro, ma rimanendo ancora in territorio papale, si giunge ai Musei Vaticani, un luogo davvero incredibile contenente opere spettacolari provenienti da ogni anfratto del mondo. Spicca tra tutte ovviamente la Cappella Sistina, che personalmente, per mia ignoranza, credevo fosse all'interno di San Pietro. È severamente vietato filmare questi luoghi, tuttavia vedere le opere del Michelangelo ti tocca davvero l'anima. Un luogo capace di trasmettere una forte emozione. Queste opere infatti erano state create per istruire il popolo incapace di leggere le sacre scritture, ed osservandolo si percepisce quella loro funzione, come dire, educazionale. Si potrebbero perdere delle ore analizzando il giudizio universale di Michelangelo, parlando delle meravigliose pareti affrescate da Botticelle o da quelle del Pinturicchio. Ma nei Musei Vaticani è possibile vedere qualsiasi tipologia di arte, come la nutrita sezione egizia, visto le numerose incursioni romane nei territori del Nilo, o le numerose statue di divinità greco-romane, come la vastissima quantità di dipinti nella sala delle mappe geografiche o quella della magnifica Pinacoteca. Perdersi all'interno dei Musei Vaticani è quasi un obbligo morale, un modo per ripercorrere le varie fasi artistiche di un mondo, ahimè, oggigiorno troppo distratto.
Usciamo dalle mura vaticane, ma rimaniamo nei paraggi. A pochi chilometri si trova il famosissimo Castel Sant'Angelo, un'ex fortezza papale che oggi è sede di un museo. Ma andiamo per ordine. Nato come sepolcro per l'imperatore Adriano nel 403 d.C., divenne motivo di disputa per diverse famiglie romane, fino a quando divenne proprietà papale. Il passaggio alla Santa Sede regalerà ancor più prestigio alla struttura, la quale divenne vera e propria dimora papale quando il Papa Clemente VII dovette scappare durante il famoso sacco di Roma a opera dei Lanzichenecchi. Purtroppo, per via della pandemia, non è stato possibile entrarvi visto che i biglietti erano già tutti sold out, quindi vi consiglio di prenotare per tempo. Concludiamo la nostra splendida avventura lungo la famosissima Passeggiata del Gianicolo, un luogo sopraelevato in cui si può ammirare tutta Roma. Dista poco meno di 2 km da San Pietro e si può raggiungere appunto o a piedi o per i più pigri prendendo la navetta 115 o 870. Lo spettacolo è davvero estasiante e credo sia la conclusione perfetta per una giornata all'insegna dell'arte. Ciao a tutti viaggiatori e viaggiatrici, io mi chiamo Alemi e sono la mascotte ufficiale di The Love Travel Addict. Gabriele ancora non lo sa, ma vi assicuro che ve ne saranno delle belle. Iscrivetevi al canale e seguitemi alle mie prossime avventure. Ciao, ci vediamo al prossimo video.